Benvenuti in un nuovo episodio della serie più vertiginosa del web. Questa volta ci troviamo in un'azienda situata nel distretto ceramico modenese. I nostri operatori sono già all'interno ed hanno cominciato la primissima fase, la preparazione del bozzello e dell'argano. L'intervento di oggi è affidato al team CTS, capeggiato da Nicola. Siamo qui per sdraiare questa pressa che ha 115 tonnellate di peso per un nostro cliente. Questa pressa industriale è alta 7 metri ed è alloggiata in una buca di 1,5 metri. Ora si procederà a piazzare con estrema precisione la prima idrogru. Per un'impresa del genere serviranno 2 macchine. E chi meglio di Roberto Vezzelli, il boss delle idrogru, può presentarcele. Abbiamo 2 delle nostre gru importanti. La prima è la KT300, un condensato di tutta l'esperienza dell'idrogru, di quasi 50 anni di esperienza. La KT300 è una macchina che ha un rapporto peso-potenza impareggiabile. È montata su un 5 assi, è 44 tonnellate senza le zavorre, tira 130 tonnellate a 5-6 metri, ma le tira di argano, le tira di brandeggio, ma le sfila anche col braccio. Quindi è una macchina che ha delle performance impagabili. Però questa gru non opererà da sola, lo farà insieme a una fantastica alleata. Andiamola a vedere fuori. Qui abbiamo l'altra protagonista, la Delta Crane DK100, con il suo telaio doppia spalla inscatolato. La sua peculiarità assoluta è la zavorra che si sposta automaticamente indietro con un sistema idraulico. Inoltre ha un sistema di sterzatura con i suoi 95 gradi con cui riesce a superare qualsiasi ostacolo. Sarà proprio la DK100 ad iniziare le danze. Infatti, prima di procedere al sollevamento della pressa, dovrà essere caricato il suo cilindro idraulico. Ora il team inizierà la fase di imbracco del cilindro. Stiamo agganciando il cilindro della macchina che ha un peso di 45 tonnellate, che è il cuore della pressa. La DK avanzerà fino all'area esterna, dove poi verrà caricato su un camion, su un autotreno idoneo speciale. Grazie alla sua struttura e alla possibilità di sterzare con l'asse posteriore, la DK100 supera questa prima prova senza nessuna difficoltà. Per uscire da un normale portone, ai ragazzi della CTS non resta che accorciare l'imbracatura ed il gioco è fatto. Ancora pochi passaggi e il cilindro sarà assicurato al camion che lo porterà a destinazione. Ora che l'antipasto è stato servito, la DK deve tornare all'interno per il piatto forte. La pressa da 115 tonnellate. Come prima fase andremo a sollevare e inclinare la macchina in modo da avercela sospesa tutta sulla autogru da 300 ton e con la semovente di K100 l'andremo a prendere da sotto per coricarla e sdraiarla sulle sue selle di trasporto. Per fare questo sollevamento, le 2 gru dovranno montare entrambe un apposito accessorio. L'operazione verrà svolta con questo bilancino. Questa è un'attrezzatura che solleva fino a 120 tonnellate con un'apertura di 5,80 metri. Sembra semplice, ma in realtà ha un rapporto anche questo peso-potenza impareggiabile. La KT300 è quasi pronta per iniziare lo sbraccio. Questa è una gru che può sembrare enorme, ma in realtà è montata su un 5 assi, 4 assi molto corti e il quinto asse è sterzante, quindi si muove veramente in poco spazio. Inoltre quando arriva in cantiere in un attimo si automonta fino a 30 tonnellate di zavorra. Ora il bilancino sarà collegato anche alla DK, mentre la KT verrà agganciata alla pressa. Le fasi preliminari sono terminate. Adesso abbiamo agganciato la 300 con il bilancino da 120 tonnellate. Adesso con l'autogru da 300 ton solleviamo fino a quando la pressa si mette in posizione obliqua e rimane sospesa tutta sulla autogru da 300. La pressa viene finalmente sollevata.
Va su di corda, vai su un po' di corda, un po' di braccio. Vai. Una volta inclinata e avvicinata al pavimento, tocca alla DK100 ricevere la pressa. Adesso le due macchine lavoreranno all'unisono per sdraiare la pressa. Ferma, stop, ferma. A quanto pare era da un po' che nessuno passava lo straccio qua sopra. La DK100 e la KT300, con movimenti lenti e precisi, dovranno portare questo monolite nella posizione prescelta. Mentre la Delta Crane indietreggia, la Hydro Gru lavora di argano. Ancora pochi istanti e la pressa sarà completamente sdraiata. Ecco fatto. Avanti con la prossima fase. Ruotiamo la pressa manualmente e la andiamo ad agganciare con la DK100 negli agganci nella parte sotto della pressa. Aspetta. Ora le due macchine dovranno preparare la gigantesca pressa per essere caricata e trasportata. Ferma un attimo, stop Marco. Sei a posto? Vai così. Si tratta di un procedimento preciso che non sarebbe stato possibile senza macchine come queste, agili e perfette per interventi indoor. Perfetto, così. Ora le due gru invertiranno gli agganci in modo da poter continuare a ruotare la pressa. La appoggiamo, te sganci, fai il giro, vai di là, lui la prende di qua, te dopo gliela sposti, lui la prende di qua e siamo a posto. Facciamo così siamo tranquilli. E io che ho detto? Una volta ultimata questa rotazione, la KT e la DK alzeranno in sinergia la pressa in modo da poterla appoggiare sul mezzo predisposto. Vai, su di braccio. Addrizza un po'. E Marco la chiami intanto. Adesso la pressa è sdraiata e pronta ad essere caricata sul carrello semovente che utilizzeremo per trasportarla in area esterna, dove poi la andremo a trasbordare sul camion di trasporto. Siamo quasi al termine delle operazioni e le gru stanno rispondendo in modo ottimale agli sforzi richiesti. Adesso entriamo col carrello, la carichiamo e poi ci andiamo a casa. Va bene? Sarebbe bello. Le ore passano e l'infaticabile team di Nicola non si è fermato neppure un secondo. La pressa verrà ora posata dolcemente e con estrema precisione a bordo di questo SPMT che si occuperà di trasportarlo fino al camion. Ancora pochi centimetri ed anche questa fase sarà stata portata a termine con successo. Andiamo a mangiare, dopo quando torniamo sganciamo e andiamo fuori. Direi una pausa meritata. Ora, mentre la piattaforma porterà la pressa all'esterno dell'azienda, le due gru si dirigeranno nel luogo dell'ultimo sbraccio per caricare questo monolite sul camion. È tutto pronto. La pressa è arrivata e i nostri operatori sono pronti per l'ultima sfida. Adesso la pressa verrà sollevata. Successivamente, la piattaforma verrà spostata e al suo posto subentrerà il rimorchio. Siamo pronti per l'ultimo sbraccio di giornata. Il carrello semovente sfila e le due gru mantengono la pressa sospesa in attesa del rimorchio che la porterà dal cliente. La missione è compiuta. La pressa è finalmente sul rimorchio. La KT300 e la DK100 si sono dimostrate nuovamente infallibili.
Ed ora un po' di meritato riposo. Alla prossima puntata!